Tu credi di avere il controllo delle tue scelte? Sai distinguere l'utile dal superfluo? Ti senti uno stratega degli acquisti? Ah! Sigla! Il 70% del nostro comportamento d'acquisto è guidato dalle emozioni. Tra le varie ricerche scientifiche ci sono alcuni numeri interessanti. In un esperimento, il 25% degli intervistati ha dichiarato di aver visitato un intero negozio, quando solo il 2% della superficie era stata realmente percorsa. Oltre il 70% dice che le promo sono importanti, dimostrando invece di non conoscere gli sconti per oltre metà dei prodotti acquistati. Si stima che gli shopper considerino circa 10,4 fonti prima di acquistare, per poi non sapere perché hanno acquistato quello che hanno acquistato. Houston, abbiamo un problema? Ma cosa vuol dire shopping? Vuol dire acquistare? Qualcuno dice una terapia, vuol dire farsi del bene, farsi del male. Una bella risposta la dà Deborah Rogers. Lo shopping è decision making, prendere una decisione. Facciamo shopping quando compriamo il pane, tanto quanto facciamo shopping nel momento in cui decidiamo da quale dottore andare, quale palestra frequentare, quale mezzo scegliere per andare da A a B. Per questo si dice che siamo tutti clienti l'uno dell'altro. Il nostro decision making si basa sulla semplificazione delle informazioni. Meglio detto, il principio di economia cognitiva. Sebbene il peso del nostro cervello sia di circa il 2% del nostro corpo, consuma oltre il 25% delle nostre risorse. Per questo farà sempre di tutto per evitare sprechi, riducendosi i processi e semplificando i calcoli. Puoi farti 1000 storie, ma poi il cervello è pigro. Per questo le emozioni sono spesso alla base dei nostri ragionamenti e guidano le nostre scelte. Lo so che sei convinto che non sia così. Che ti devo dire? La scienza è scienza. Ma delle emozioni parlo già abbastanza in questo video. L'altro ingrediente fondamentale nel decision making è l'attenzione. Siamo bombardati da continue informazioni, ma solo una minima parte può essere davvero elaborata dal cervello. E questo è un bel problema, se consideriamo il fatto di essere nell'era della distrazione. Poveri millennials. Ma a proposito di millennials, sono loro al centro di innumerevoli studi da parte del mondo del retail. Il 78% dei millennials preferirebbe un'esperienza ad un acquisto, sia per scopo personale che per status. Non condivido più cosa possiedo, bensì dove sono, con chi e cosa sto facendo. Tipo, io sono qui, da solo, che parlo di nuovo e nessuno mi ferma. In sostanza è finita l'era del io c'ho il Mercedes e la bacchetta. Ma quindi i brand? Solo nel 2017 hanno chiuso ben 8.400 negozi negli Stati Uniti. 15 al giorno. Nel frattempo l'e-commerce esplode di un più 24% all'anno. Fenomenali poteri cosmici! In un piccolo spazio digitale. Amazon è diventato il primo negozio di abbigliamento in America. Nel frattempo, in Cina, Alibaba vende durante il Singles Day prodotti per 143 milioni di dollari in un minuto. Questa è più o meno la stessa cifra che realizzano 3 negozi H&M in un anno. Nel frattempo, Doug Stevens dice che siamo solo al primo stadio dell'e-commerce. Ma cosa sta succedendo? Fino a poco tempo fa si pensava che fosse una transizione dall'offline verso l'online, ma è più corretto chiamarla una rivoluzione. Mentre il media è diventato lo store diventa media. Se il sito internet è passato dall'essere una pura vetrina pubblicitaria ad un negozio completo online, lo store è diventato il luogo dell'esperienza, del legame tra brand e consumer, del social, della lifestyle. Un touchpoint sempre più importante. D'altra parte, che cos'è il brand se non una network di associazioni nel cervello di una persona? Brand come Apple si propongono come town centers delle grandi città. Sneaker Boy, un'azienda di calzature australiana, propone negozi esperienziali dove poter provare qualunque scarpa di qualunque taglia. Provi di tutto, ma ordini online. E il prodotto? Completamente secondario. Mentre il brand si propone di accompagnare il nostro eroe verso nuove scoperte ed aspirazioni, proponendogli stili di vita attinenti ai suoi valori, il prodotto diventa l'enabler, il mezzo. Quindi come saranno i negozi di domani? Io sto con Rachel Sheckman, che dice: devono avere il punto di vista di un magazine, devono cambiare quanto una galleria d'arte e vendere come un negozio. Come? Con storie ed esperienze. La signora Sheckman dice che i negozi devono essere un servizio di dating tra il brand e le persone. Devono essere sensazioni, devono essere quello che il negozio online non può essere. In fondo
siamo animali sociali e le esperienze sono uno stimolo primario. Il mondo del retail questo lo ha capito e si sta muovendo velocemente nel realizzare non più negozi, bensì ambienti sensoriali che ripongono l'essere umano al centro, proponendo esperienze di realtà alternative, in modo che noi, personaggi principali della nostra storia, possiamo ingannare lo spazio e il tempo dedicandoci a noi stessi in un'attività che non è così diversa da una wellness experience. Quindi voi là fuori che urlate compra, sconti, sotto costo, meno parole e più esperienze. Iscriviti, like, commenta. Ogni 10 like una birra gratis. Ogni 10 birre un buono sconto per un voucher, per una carta regalo, per un viaggio a Busa di Vigonza.